Ciao e benvenuti sul canale di Classe Italiana. Sono Diana e oggi impariamo insieme a parlare di frequenza per le nostre attività. Quindi oggi studiamo gli avverbi di frequenza. Siamo pronti? Prima di tutto, che cosa significa frequenza? È il numero di volte che un'attività si ripete. E che cos'è un avverbio? È una parola che si usa per modificare e aggiungere significato all'azione descritta nel verbo. Gli avverbi di frequenza aggiungono informazioni sul numero di volte che si ripete l'attività descritta nel verbo. Gli avverbi di frequenza sono questi: mai, spesso, qualche volta, raramente, sempre. Ovviamente hanno un ordine da frequenza 0 a frequenza massima o da frequenza massima a frequenza 0, ma qui non sono in ordine, perché adesso scopriamo insieme come si usano e alla fine della lezione li mettiamo in ordine. Cominciamo. Voglio condividere con voi qualche mia abitudine, cioè qualche attività che faccio con frequenza più o meno grande. Un'attività che io amo molto e faccio con una frequenza massima è lo sport. Io faccio sport ogni giorno la sera. Differenti tipi di sport. L'avverbio di frequenza che significa ogni giorno tra questi è sempre. Con sempre la mia frase diventa: io faccio sempre sport la sera. Mi piace praticare sport la mattina, ma normalmente non è possibile, quindi lo faccio alla fine della mia giornata. Un'altra azione che faccio ogni giorno, quindi un'altra mia abitudine con frequenza massima, è bere caffè. Io bevo molto caffè, troppo caffè, e lo bevo in differenti momenti del giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, ma il primo caffè è il più importante. Bevo sempre caffè nel letto prima di alzarmi. Adesso osserviamo la posizione di sempre nelle mie due frasi. Dove si trova? Dopo il verbo, esatto. Dovete ricordare questa posizione perché sempre si mette dopo il verbo, quindi non è corretto dire sempre faccio sport la sera o sempre bevo caffè nel letto prima di alzarmi, perché sempre si mette sempre dopo il verbo e questa è una posizione fissa. Ho un'altra abitudine molto frequente. Molte volte mi piace lavorare con la TV accesa. Per esempio, quando creo materiali nuovi per i miei studenti, mi piace avere la televisione con il volume basso. Ma ovviamente, mentre faccio lezione, non ho la televisione accesa. Quindi non è un'abitudine che ho sempre, è un'abitudine che ho molte volte, cioè spesso. La mia frase con spesso diventa: spesso mi piace lavorare con la TV accesa. Nella lingua parlata la posizione di spesso non è fissa. È possibile anche dire: mi piace lavorare spesso con la TV accesa o mi piace lavorare con la TV accesa spesso. La posizione dipende dalla persona che parla, perché solo lei può decidere quale parola è più importante nella frase. Un'altra attività che mi piace fare, ma che non faccio sempre e non faccio spesso, è un picnic al lago o al mare, seduta per terra in spiaggia tra marzo e aprile, con il sole caldo, quando nessuno o quasi nessuno va in spiaggia. Questo si può fare solo poche volte, perché ci sono solo pochi fine settimana tranquilli, senza persone al mare o al lago tra marzo e aprile. L'avverbio che significa poche volte è qualche volta. Qualche volta faccio un picnic al lago o al mare tra marzo e aprile. Anche in questo caso la posizione di qualche volta non è fissa. C'è un'altra attività che amo molto, ma che non posso fare sempre, e non posso fare spesso, e non posso fare qualche volta. È un'attività che posso fare solo una volta all'anno o una volta ogni 2 anni o anche di più, dipende. Si tratta delle immersioni. Sapete che cosa sono? Queste qui. Allora, la mia frase è: faccio immersione poche volte all'anno. Per dire che la mia frequenza con le immersioni è piccola, posso dire raramente.
faccio raramente immersioni. Anche in questo caso la posizione di raramente non è fissa. Mi piace fare immersioni e mi dispiace fare raramente immersioni perché è bellissimo, è molto emozionante, ma per me che vivo a Roma è un po' complicato. Invece ci sono attività che non faccio e quindi per me hanno frequenza zero. L'avverbio che usiamo per la frequenza zero è mai. Posso dire per esempio: io non ascolto mai la radio in casa. Mi piace molto ascoltare la radio, ma lo faccio solo in macchina. Non vado mai a dormire presto. Qualche volta sono stanca, ma normalmente vado a dormire verso mezzanotte. Non mi sveglio mai tardi. In realtà vorrei, ma ho sempre troppe cose da fare. Guardiamo queste frasi. Che cosa osserviamo nella struttura della frase con l'avverbio mai? In tutte c'è una parola che si ripete. Quale? Non, esatto. Quando usiamo mai dobbiamo usare non e la struttura è non più verbo più mai. E questa è una struttura fissa. Quindi, per finire, gli avverbi di frequenza sono sempre, spesso, qualche volta, raramente, mai, da frequenza massima a frequenza zero e ovviamente il contrario da frequenza zero a frequenza massima. Gli avverbi di frequenza hanno una struttura obbligatoria solo in due casi, con sempre, cioè verbo più sempre, e con mai, cioè non più verbo più mai. Gli altri avverbi di frequenza sono più liberi nella frase. Bene, abbiamo finito per oggi. A questo punto conoscete un po' gli avverbi di frequenza e potete dire con quale frequenza fate un'attività. Per esempio, pensate alle vostre attività abituali e scrivete nei commenti a questo video una frase o più frasi per descrivere la frequenza, come ho fatto io con lo sport, il caffè, la radio, eccetera. E mettetevi alla prova con un'attività che ho pensato per voi. Cliccate sul link in descrizione per entrare nelle attività gratuite di Classe Italiana e fate l'attività sempre o mai? Non avete mai provato una lezione con Classe Italiana? Questo è il momento per prenotare un incontro gratuito. Cliccate sul link in descrizione e scegliete il giorno e l'orario che preferite. Grazie per aver studiato con me. Vi aspetto nei commenti al video per conoscere le vostre abitudini e sul nostro sito per fare l'attività e per prenotare la vostra lezione gratuita. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.